Salve ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Stefano e oggi andiamo a vedere e a capire meglio le misure dei pollici gas delle varie tubazioni e raccordi che abbiamo nelle nostre case. E nella seconda parte del video invece vedremo i pollici inglesi che riguardano le cannucce di scarico che troviamo comunemente nei nostri lavandini. Ma tutto questo lo vedremo dopo la sigla. Vi auguro una buona visione. Allora ragazzi, parliamo subito dei pollici gas. La misura più piccola che possiamo trovare nei nostri appartamenti è il 3 ottavi, che corrisponde a 17,2 mm la misura esterna del tubo, ma ormai è una tubazione in disuso, la possiamo trovare in vecchi appartamenti o nelle tubazioni dei termosifoni. Poi passiamo al mezzo pollice, che è la misura standard negli impianti idraulici negli appartamenti, il cui il diametro esterno della tubazione è 21,3 mm. Poi abbiamo il 3/4 di pollice, che il diametro esterno è 26,9 mm, ed infine la misura da un pollice, che il diametro esterno è 33,7 mm. Bene, per tutte queste misure troverete i più svariati raccordi in commercio. Io qui su ho messo i più importanti, quelli maggiormente usati. Abbiamo la prolunga da 1 centimetro, questa serve per prolungare la tubazione di 1 centimetro, magari per applicare un rubinetto, se la tubazione è interna al muro. Poi abbiamo la nipless, maschio-maschio, un gomito maschio-femmina, gomito femmina-femmina, un manicotto, un T, un barilotto e un cavallotto. Il cavallotto serve a fare questo lavoro qui, quando si incrociano le tubazioni. La stessa tipologia di raccordi potete trovarla in commercio anche per fare un impianto idraulico con i tubi in polipropilene, come il gomito a 45, manicotto, T e il raccordo filettato da mezzo pollice. A proposito del polipropilene, è bene sapere che il diametro da 20 mm corrisponde a un tubo da mezzo e il diametro da 25 mm corrisponde a un tubo da 3/4. Invece, per quanto riguarda il rame, supponiamo di dover fare una modifica a questo tratto di tubazione. Supponiamo che questo sia rotto, lo taglieremo con lama di sega, con flex, lo eliminiamo e prenderemo un raccordo mezzo pollice per 12, e al suo interno metteremo il rame, così. Quindi il tubo da 12 mm in rame corrisponde alla misura da mezzo pollice o anche 14, meglio ancora. Invece, per quanto riguarda il multistrato, per rispettare la misura da mezzo pollice useremo un multistrato da 16 mm. Ok ragazzi, adesso andiamo ad esaminare i pollici inglesi che riguardano le cannucce di scarico dei nostri bagni e cucina. Dunque, vediamo subito la differenza. I pollici inglesi non è la stessa misura dei pollici gas, quindi i 3 canotti principali, perché in gergo si chiamano canotti, che troviamo nei nostri bagni, nelle nostre cucine, è da 1 pollice, che il diametro corrisponde a 25,4 mm, da 1 pollice e 1/4 il diametro è 31,7 mm, ed infine quelli utilizzati per i lavelli cucina sono da 1 pollice e mezzo e il diametro è 38,1 mm. I canotti ci sono lisci o con cartella. La cartella fa da battuta sotto la piletta del lavandino, o se no ci sono canotti flessibili come questo qui. Nel mio caso qui adesso è da 1 pollice, quindi andrà avvitata qui sotto con la guarnizione, avendo l'accortezza, questa è montata così sotto il lavandino, di fare questo lavoro così una volta montato. Così rimarrà acqua qui che fa da sifone.
E poi abbiamo anche quest'altri tipi di canotti. Questo è per la cassetta VC. Questo qui è flessibile e servono praticamente quando il sanitario non è precisamente allineato con lo scarico, o se no eccentrici, che ci danno la possibilità di fare un piccolo spostamento. Tutte e tre sono da 30 mm, sia per la cassetta che per il VC. Allora ragazzi, spero di essere stato il più chiaro possibile e che il mio video vi sia stato utile. Scrivete nei commenti quello che volete, anche se ho sbagliato qualcosa, perché no? Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e buon lavoro a tutti!